Salve a tutti! Continuiamo il progetto del circuito di sicurezza in corrente con la parte relativa all'analisi dello schematico. Partendo dall'analisi dello stadio di potenza, abbiamo che con questo generatore di tensione vengono rappresentati i morsetti di collegamento del circuito, quindi subito incontriamo un diodo che ha la funzione di consentire il passaggio della corrente in una sola direzione, dopodiché vi è la presenza di un induttore. Infatti, essendo che il circuito funziona in corrente continua, questo avrà la funzione di choke, quindi nel caso in cui si hanno delle variazioni di corrente, quello che lui dovrà fare è limitare in modo, diciamo, analogico queste variazioni. Quindi, per esempio, pensiamo alla protezione da cortocircuito, la sua funzione è di limitare la salita della corrente a valori accettabili e non distruttivi per l'IGBT. Quindi con questo valore di 1 mA la corrente sale di 10 A ogni 10 microsecondi, quindi è comunque un valore molto elevato, ma è sempre meglio di avere un cortocircuito diretto. Successivamente troviamo l'IGBT e in parallelo ho rappresentato in questo modo quello che sarà un MOV, quindi un Metal Oxider Varistor, che ha la funzione di limitare la tensione fra collettore ed emettitore dell'IGBT a un valore di massimo 450 volt. Quindi quando lui si aprirà, questo MOV andrà ad assorbire il picco di tensione che si viene a generare ai capi dell'IGBT. Questo perché, avendo messo un induttore come choke di questo circuito, quando il MOSFET si apre, l'energia accumulata da questo induttore in qualche modo dovrà scaricarsi e quindi sarà questo componente ad svolgere questo compito. Infine vi è la presenza di uno shunt dove appunto verrà effettuato il sensing della corrente che sta scorrendo in questa maglia del circuito. Ed è a partire da questa simulazione che poi nasce tutta la restante parte analogica e di controllo del circuito. Infatti troviamo subito un amplificatore operazionale che appunto amplifica la tensione letta, che è di valore molto piccolo, a valori più accettabili, e dopo, arrivati a questo punto, vi è un bivio. Infatti questa è la parte analogica dedicata alla sovraccorrente, mentre questa è la parte analogica dedicata alla protezione da variazione di carico. Quindi per quanto riguarda la parte di sovraccorrente, abbiamo che il segnale amplificato verrà semplicemente comparato con un set point. Quindi quando questo segnale supera il set point, l'amplificatore messo in modalità di comparatore scatta e quindi fa andare alto la sua uscita, che poi arriva a questo flip flop facendolo scattare in modo da chiudere il segnale che arriva al gate dell'IGBT, quindi da alto passa a basso e quindi va a chiudere l'interruttore. Per quanto riguarda invece il segnale che giunge al controllo della variazione di carico, abbiamo che giunti a questo nodo vi è un ulteriore bivio. Infatti abbiamo che il segnale puro arriva al pin negativo di questo amplificatore operazionale messo in modalità differenziale. Dall'altra parte, invece, il segnale viene filtrato attraverso questo filtro passabasso di tipo RC
e quindi il risultato di questo filtraggio giunge invece al pin positivo dell'amplificatore differenziale. Questa differenza viene amplificata di un valore di 10 volte e giunge in ingresso a questo che è un comparatore di tipo a finestra. È stata scelta questa tipologia in quanto la variazione di carico può avvenire sia in verso positivo che in verso negativo, quindi le soglie che non devono essere superate non sono una ma bensì due. E poi attraverso questo potenziometro variabile verrà settata la sensibilità di questo comparatore a finestra, quindi se essere più sensibile, nel senso se scattare a delle piccole variazioni di carico oppure se scattare a grosse variazioni di carico. Successivamente, l'uscita di questo comparatore a finestra giunge in ingresso a quest'altro comparatore, la cui uscita viene messa in parallelo con quella precedente, ovvero con l'uscita del comparatore di sovrattensione. E quindi anche questa giungerà al MOSFET di controllo del flip-flop, quindi se questo comparatore scatta, in pratica andrà a far scattare il flip-flop in modo da spegnere il gate dell'IGBT. Il flip-flop viene realizzato attraverso l'utilizzo di due transistor BJT nel circuito che viene chiamato anche bistabile. Quindi abbiamo che questo MOSFET, come già detto, controlla una parte del bistabile, mentre quest'altro, che viene rappresentato qui con un MOSFET, ma che poi in pratica sarà realizzato con un pulsante, serve appunto a resettare il flip-flop, perché quando avviene un evento che lo fa scattare, poi noi dobbiamo essere in grado di ripristinare, quindi di riaccendere l'IGBT, e quindi premendo il pulsante andiamo a effettuare la fase di reset. Per quanto riguarda le uscite del flip-flop, invece, come detto, una andrà al gate dell'IGBT, mentre l'altra andrà al gate di questo MOSFET che quando scatta andrà ad attivare un buzzer, quindi un segnalatore acustico che ci avverte che il circuito di protezione si è attivato e che quindi qualcosa è andato storto. Infine abbiamo la parte di alimentazione ausiliaria, che si tratterà di una 12 volt e che ovviamente dovrà trattarsi di un'alimentazione isolata, in modo da far sì che il circuito di protezione in corrente possa essere messo in qualsiasi parte, quindi aprendo qualsiasi maglia del circuito che si vuole testare. Per quanto riguarda la realizzazione su PCB, quindi su 1000 fori, si utilizzeranno due schedine in cui sulla prima vi sarà tutta la parte dedicata allo stadio di potenza, mentre sulla seconda vi sarà tutta la parte analogica, quindi dedicata al controllo. Quindi sulla parte di potenza incontriamo la maglia dedicata al passaggio di corrente da tenere sotto controllo e poi incontriamo anche la parte di flip-flop, quindi è stata inserita qui in modo che il controllo del gate dell'IGBT sia fisicamente molto vicino all'uscita del flip-flop. Qui vi sarà il pulsante di controllo del reset del circuito di sicurezza, qui vi sarà poi il segnalatore acustico che è di dimensioni abbastanza elevate e poi vi è il connettore della tensione ausiliaria. Per quanto riguarda invece la scheda di controllo,
abbiamo che qui incontriamo la parte relativa all'amplificazione del segnale dello shunt di corrente. Questa è la parte dedicata alla protezione da sovraccorrente, mentre tutta la parte inferiore è dedicata al controllo della variazione di carico. E poi ovviamente l'uscita dell'uno e l'uscita dell'altro si sommeranno insieme e arriveranno a questi due pin che appunto vanno ad accendere il MOSFET che fa scattare il flip-flop. Come si può vedere, la realizzazione del circuito risulta essere abbastanza compatta e inoltre le schedine sono venute piuttosto fitte, però fortunatamente riescono ad entrarci tutti i componenti che risultano essere necessari per la realizzazione di questo circuito. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!